Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Experimentalist parlando del primo pezzo del disco, Red Zone. È la prima traccia appunto del lavoro, ma è il secondo singolo in ordine di uscita, che tra l'altro è uscito anche con un videoclip di cui parleremo a breve. Qual è il tema di Red Zone? È il coronavirus, o meglio, il modo in cui l'umanità ha di fatto deciso di affrontare questa catastrofe generale. Come si articola il pezzo? Essenzialmente gira un po' tutto attorno a quel tema iniziale che potete ascoltare fin dalle primissime note, che in realtà poi nasce al pianoforte ma che viene elettronificato con sintetizzatori e assume quel contorno che potete ascoltare oggi. Questo tema musicale che si ripete un po' per tutto il pezzo, con un testo estremamente breve che di fatto è costituito solo dal ritornello, che costituisce un interrogativo, in una domanda, ossia quante volte nella mia testa, se devo tradurlo, quante volte abbiamo sentito alla televisione di essere in zona rossa? Tantissime. Tante volte ci sono state negate le libertà più semplici, come quella di uscire fuori di casa, di andare a fare la spesa o andare a trovare i nostri cari. Ebbene, questo è un aspetto su cui, dal mio punto di vista, si è riflettuto troppo poco e ci si è dimenticati troppo in fretta, purtroppo, con tutto ciò che ne consegue. Ma arriviamo anche a questo tema. Quindi, pieno sperimentalismo, un pezzo che rasenta quasi lo strumentale, che ha questi temi che si ripercuotono un po' musicali per tutto il pezzo, che ha questo ritornello che è quasi ossessivo, perché è volutamente così, perché deve incutere tutta una serie di emozioni che sono quasi claustrofobiche, che intendono rinchiuderci in quella bolla particolarmente oppressiva. E cosa c'è all'inizio del pezzo? Vi è una schiera, una dopo l'altra, di quelle che ho ritenuto essere le principali dichiarazioni di alcuni dei maggiori leader mondiali al tempo dell'Occidente, perché di quello che si chiama volgarmente Occidente, perché è appunto l'Occidente quella parte del mondo che arroga il diritto di essere quella più illuminata, più logica, migliore sotto tutti i punti di vista. E quindi, in maniera provocatoria, ho deciso di proporre questi brevi stralci di interviste pubbliche. E quindi abbiamo i leader mondiali del momento, abbiamo Trump, abbiamo Boris Johnson, l'Angela Merkel, abbiamo Giuseppe Conte e abbiamo anche Bolsonaro. Quindi l'idea di unire le dichiarazioni più lampanti dell'Occidente con quelle più, come dire, particolari, in un certo senso, più estroverse, diciamo così. La cosa preoccupante è che spesso le dichiarazioni, in questo caso, in molti dei casi, coincidono. Si guardi Boris Johnson, per esempio. Quindi un leader di un paese occidentale, illuminato, quello che vogliamo, si esprime in certi termini. Ora è passato un po' di tempo e la storia ha voluto che tutti i leader che ho nominato riportato in rapida successione del pezzo siano decaduti e quindi
è stata un po' una pietra tombale sulla loro carriera politica. Quindi qual è l'obiettivo di questo pezzo? Che, ripeto, potete ascoltare ovviamente su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify, quello che volete. Non devo star qui a fare la pubblicità allo streaming, ma che vi invito fortemente ad acquistare. Potete ordinare la vostra copia di Sperimentalist semplicemente scrivendomi. Qual è l'obiettivo di Red Zone? Ebbene, rompere gli indugi, ossia cominciare con una traccia simbolicamente forte che fosse in grado di offrire un manifesto della situazione all'ora attuale del Covid, di come effettivamente non solo abbiamo vissuto il problema, ma anche di come lo abbiamo percepito sotto il lato artistico. Quindi è un po', se vogliamo, una sorta di manifesto storico che ho provocatamente voluto proporre.